L'autunno è arrivato e proprio come l'Epifania, tutte le serie estive si è portato via. Oggi voglio fare con voi un recap di tutti gli anime che ho visto durante la stagione estiva del 2025, dando un voto da 1 scoiattolino a 5. Partiamo con City di Animation. Progetto semplice, dalla comicità no sense tipica giapponese, fluido, dai colori morbidi ma accesi. Le avventure degli abitanti della città di nome City trasmettono la gioia del vivere quotidiano, in un'epoca che sembra dare sempre più attenzione al fenomeno, allo speciale, al fuori dal comune. Uscita la domenica sera, si è rivelata una dolce coccola prima di fronteggiare i tristi lunedì. Sono molto contenta di vedere come Kyoto Animation, nonostante l'incendio che colpì lo studio diversi anni fa, sia riuscito a rialzarsi prendendo in mano questo progetto e facendo un ottimo lavoro, come hanno sempre fatto. Ammetto che in alcuni punti, in particolare il dialogo tra le due compagne di classe super amiche alla fine della puntata 9, mi è quasi scesa una lacrimuccia. È una delle poche serie in cui mi sono messa a guardare la sigla ogni volta, cosa che praticamente non faccio mai perché penso sia una perdita di tempo. Voto 4 scoiattolini su 5. Non do il 5 pieno perché la comicità giapponese non è per tutti e alcuni potrebbero trovarla troppo stupida. Passiamo da una serie che esalta la bellezza delle piccole cose a un'altra che invece mette al centro cosplay, relazioni e dinamiche di coppia. Cloverworks torna con la seconda stagione di My Dress Up Darling e il mood resta lo stesso della prima. Marin è sempre il personaggio femminile forte e dominante, mentre Gojo rimane il ragazzo sensibile e gentile, tipico degli slice of life. Una dinamica che all'inizio mi piaceva, ma che a lungo andare diventa un po' snervante. Detto questo, non ho perso neanche una puntata. Ero sempre lì, con gli occhi davanti allo schermo, a vedere quale nuova scusa avrebbero tirato fuori per non concludere niente. Però stavolta la serie ha toccato temi che ho trovato davvero importanti, come l'accettazione del diverso e il non giudicare. Argomenti che mi stanno a cuore, sia perché in passato mi è capitato di essere stata giudicata per le mie passioni, sia perché in Giappone vale ancora il famoso detto: il chiodo che sporge va preso a martellate. Un altro punto forte è il mondo del cosplay. Viene mostrato in modo completo e interessante, mai noioso. È un aspetto che mi diverte e allo stesso tempo mi insegna sempre qualcosa di nuovo. E no, non considero questa serie fanservice. Marin non è un personaggio costruito solo per piacere al pubblico maschile, ma è molto di più. Un voto 3 scoiattolini e mezzo su 5. È sicuramente superiore alla media, ma preferisco aspettare l'adattamento della parte finale per dare un giudizio pieno. E da ago, filo e cosplay ci spostiamo a un mondo pieno di alieni, botte e assurdità. Chiamarla stagione 2, quella di Dan Da Dan, è quasi ridicolo. È un proseguo diretto della prima, senza un vero finale in mezzo. E qui dobbiamo essere sinceri con noi stessi. Non la guardo né per la trama, che non porta nulla di nuovo, né per i personaggi, che sembrano copie di 1000 altri già visti. La guardo per un unico motivo: le animazioni. Il fatto che sia finita nelle mani di Science Saru è stata una fortuna pazzesca per la serie, perché sono loro ad averla resa così popolare.
Ma tolto quello resta poco. Diciamocela tutta, una cacca verniciata d'oro rimane pur sempre una cacca. Le ultime puntate, con l'introduzione di Quinta e la battaglia contro il Kaiju, mi hanno annoiata a morte. Non trovo nulla di innovativo nei battle shonen di oggi. Sembrano tutti fermi a ripetere schemi vecchi senza portare mai un successore davvero all'altezza dei grandi titoli del passato. Alla fine lo continuerò solo perché è animato bene. Se non fosse per questo, penso che nessuno se lo guarderebbe. Voto 2 scoiattolini su 5. E quei 2 scoiattolini sono solo per le animazioni. Se sei arrivato a questo punto e non vedi l'ora di insultarmi nei commenti, prima ricordati di mettere un like e iscriverti al canale. Così, ogni volta che esce un video a tema anime o manga, sarai il primo a scrivermi che non ne capisco niente e che i miei gusti fanno schifo. E dopo un battle shonen senza grandi novità, torniamo a una serie che ho seguito dal giorno 1 e che giunge alla conclusione. In Dr. Stone Science to the Future, le avventure dei nostri scienziati arrivano al termine, tra motociclette, funivie e altre invenzioni costruite in tempi ridicoli mentre hanno i nemici alle calcagna. Ecco, io questa cosa non sono mai riuscita a mandarla giù. Dicono di avere i minuti contati e 2 scene dopo hanno già tirato fuori un nuovo mezzo di trasporto. Gli ultimi nemici, poi, non li ho trovati all'altezza dei precedenti. Non ho capito bene quali fossero i loro veri obiettivi e questo ha reso il finale ancora più debole. E le animazioni, più che animazioni, sembrano una presentazione PowerPoint molto costosa. Ho continuato a guardarlo solo perché lo seguo dal giorno 1 e ho letto anche il manga. Quindi volevo chiudere il cerchio. Però diverse scene non rendono giustizia al tratto di Boichi e da fan è un po' frustrante. Voto 2 scoiattolini e mezzo su 5. Con Dr. Stone che chiude il suo viaggio, mi sono buttata su un progetto nuovo e super atteso. Quando ho sentito del ritorno di Shinichi Watanabe con uno staff d'eccezione, mi si sono subito drizzate le orecchie. Le premesse erano incredibili. Tematiche importanti, quali il cambiamento climatico, il potere delle big pharma, riflessioni etiche sul destino dell'umanità, tutti temi che potevano davvero aprire discussioni interessanti. Peccato che lo svolgimento e soprattutto il finale siano stati una delusione totale. Tutto trattato all'acqua di rose, con un buonismo che mi ha ricordato fin troppo l'opera precedente, Carol and Tuesday. E chi l'ha visto sa già che non è un complimento. Alla fine il risultato è stato insipido, tutto fumo e niente arrosto. E lo dico senza cattiveria gratuita. Ma Watanabe, forse è davvero il momento di ritirarsi. Voto 1 scoiattolino su 5. Dopo una grande delusione, avevo bisogno di qualcosa di più leggero e genuino. E l'ho trovato in Captivated by You, adattamento di un manga premiato eppure quasi ignorato, ed è un peccato perché merita, ha una trama molto semplice. Seguiamo le interazioni tra un gruppo di studenti di un liceo maschile più qualche ragazza dell'istituto accanto. Quello che rende speciale questa serie è come mostra l'essere affascinati da qualcuno in modo genuino, senza doverlo per forza trasformare in romanticismo. Ed è proprio questo il bello, la curiosità, la scintilla che ti spinge ad avvicinarti a qualcuno, senza bisogno di etichette o sovrastrutture. Ogni puntata racconta piccole situazioni quotidiane, con tatto e delicatezza. E alla fine ti resta quella sensazione di autenticità che non sempre si trova negli slice of life. Serie breve, già conclusa, tranquilla,
e fuori dagli schemi. Se cercate qualcosa di diverso, che sappia essere tenero, senza cadere nel banale, questo fa il caso vostro. Voto 3 scoiattolini su 5. Da una storia delicata e quotidiana, passiamo adesso a un titolo fuori di testa, che affronta temi un po' più spinti. Nukitashi, adattamento dell'omonima visual novel, ci catapulta su un'isola dove regna la depravazione più totale. Chi ha gusti sessuali diversi viene condannato alla ghigliottina. Il protagonista cerca di combattere il sistema per legalizzare un amore sincero e non esclusivamente carnale, ma questa sua lotta stride leggermente col gruppo di alleate che si ritroverà accanto. Tutte le ragazze che lo supportano sono interessate a lui non solo romanticamente, seppur i loro gusti non coincidano con le regole del regime. Gli argomenti trattati, libertà sessuale, perversioni, differenza tra amore occasionale e amore autentico, ricordano serie come Scimoneta, che affrontano temi simili ma in maniera più coerente. La differenza principale è che la seconda non pretende di essere un manifesto morale, mentre Nukitashi si rivela essere un ecchi con qualche spunto di riflessione, senza mai riuscire a sviluppare pienamente tutti i punti. Per darvi un'idea, se avessi visto questa serie alle medie, probabilmente sarebbe finita nella mia top 10. Oggi, con qualche anno in più e altrettanta maturità, almeno spero, il risultato mi lascia più scettica. Ed è un peccato, perché sarebbe stato interessante vedere una gestione più seria di tematiche importanti, magari riducendo il fanservice e concentrandosi sul dibattito sociale. Un lato positivo c'è, ed è qui che dobbiamo fare un applauso al team italiano dei sottotitoli. Azzeccati, creativi e divertentissimi. Resta da vedere se adatteranno anche il secondo titolo della serie. Voto 3 pupparini su 5. E dopo una serie tanto folle quanto imperfetta, non poteva mancare il mio appuntamento trash di questa stagione. Combinare matematica e cucina non è un concetto nuovo, anzi, la pasticceria potrebbe essere considerata il regno perfetto, dove, oltre a matematica, anche chimica e fisica trovano in essa la loro massima espressione. In Ferma Kitchen, il protagonista, che abbandona la matematica per inseguire la verità nel mondo della ristorazione, sembra incarnare una storia trita e ritrita. Dopo anni dalla conclusione di serie culinarie di successo, come Shokugeki no Soma, questo tentativo di riportare in vita il format appare forzato e purtroppo fallimentare. I traumi passati del protagonista risultano più dei drammi stereotipati che momenti di empatia nei suoi confronti. Non sono riuscita a entrare in sintonia con lui. Sembra costantemente in fuga dai propri problemi, soprattutto riguardo al rapporto col padre e coi suoi ex compagni di classe. Il character design non offre nulla di innovativo. Uno dei personaggi ricorda in maniera imbarazzante Hisoka di Hunter x Hunter, mentre i personaggi femminili, privi di carattere, finiscono per rendere la visione tediosa. Non posso nemmeno risparmiarmi un commento sulle ricette. La Napolitan pasta delle prime puntate ha profondamente ferito il mio animo italiano, lasciandomi tormentata anche durante la ending. In definitiva, è una serie senza arte né parte. Spero di non vedere ulteriori stagioni, a meno che non decida di trasformarla nel mio appuntamento trash settimanale. Ma quello spazio preferisco dedicarlo ad altre serie. Voto Napolitan Pasta su 5. Ma alla fine, quale serie si sarà meritato il mio 5 scoiattolini su 5? Dopo 15 anni di attesa, torna
sugli schermi una delle serie più irriverenti, folli e visivamente sorprendenti degli ultimi anni. Lo spirito originale del 2010 è rimasto intatto. Le avventure degli angioletti più politicamente scorretti di sempre, insieme al prete, di cui meglio non parlare troppo se vogliamo restare su YouTube, mi hanno regalato quella combinazione perfetta di leggerezza e volgarità di cui avevo un estremo bisogno in un periodo particolarmente stressante della mia vita. È come se la nuova stagione di Panty e Stocking with Gunterbeth fosse arrivata in tutti i sensi, al momento giusto. E voi invece cosa avete guardato quest'estate? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e come sempre ci becchiamo al prossimo video.